Quello che possiamo fare è chiaramente velocizzare delle tecnologie che secondo noi non solo hanno senso dal punto di vista economico, ma sono anche buone per la nostra specie, e rallentare o cercare di mettere da parte quelle tecnologie che invece sono distruttive. È pieno di tecnologie, di innovazioni che arrivano e uno dice: ma se venisse usata questa tecnologia cambierebbe il mondo, sarebbe tutto più bello, risolveremmo un sacco di problemi, perché non viene usata? E quindi deve essere una cospirazione dei grandi poteri che hanno impedito lo sviluppo di questa tecnologia o la diffusione perché hanno un interesse a bloccarla. E questa è una cosa a cui io credevo tempo fa, perché cazzo, vedi idroponica, vedi le macchine elettriche, vedi tutte queste cose che potrebbero aiutare l'umanità e risolvere un sacco di problemi e non vengono usate. E quindi dici, deve esserci una cospirazione. E in realtà non è così. Cioè sicuramente ci sono aziende che cercano di rallentare, magari di ostracizzare un po' l'avvento di certe tecnologie o la diffusione, ma la realtà è quando una tecnologia è veramente disruptive, cioè costa poco e offre lo stesso servizio meglio di un'altra, quando ha un miglioramento 10 volte, si dice 10x better, 10x meglio, questa tecnologia non c'è nessuno che la ferma, non c'è nessun governo, nessuna corporation, nessun miliardario che può bloccarla. Quella tecnologia prende il sopravvento, prende piede, puff, tutto il mondo la usa subito. E in quel momento lì cosa succede? Che le vecchie aziende che prima cercavano di resistere, di bloccarla, ci saltano sopra e dicono: ah, ma noi l'abbiamo sempre supportata. È successo così con i telefoni, è successo così con... All'inizio gli operatori, gli switch, che la Bell Corporation voleva bloccare l'avvento dei cellulari perché avevano tutti gli operatori così. Poi quelli lì hanno detto: no, questa è la nostra tecnologia, noi abbiamo sempre detto che la supportavamo. Le macchine elettriche stessa cosa. Le macchine elettriche fino adesso costavano troppo le batterie. Questo è il motivo. Perché in realtà la macchina elettrica è 100 volte più efficiente, costa di meno la manutenzione, più facile da gestire, ha 200 pezzi invece che 2000. Ha tutti i vantaggi. L'unica cosa che mancava, il tassello mancante, era la batteria, che costava tanto. Uno. L'altra, la distribuzione. Distribuzione che, sì, è vero che abbiamo l'elettricità ovunque, ma elettricità a 220, a 3 kW. 3 kW, se tu fai il calcolo, è fisica, ti ci vanno 7, 8, 10 ore a caricare tot kilowatt di energia. Se tu hai invece un supercharger, la carichi in 20 minuti. Questo richiede una rete di distribuzione con un'organizzazione centralizzata, oppure richiede anni di transizione perché tutta quanta la rete si aggiorni, si organizzi. Come ci è voluto anni per creare tutti quanti i distributori di benzina. Non è che sono arrivati così in un istante. Non è che nel momento in cui è arrivato il motore diesel o il motore a scoppio, quello che è, 2 anni dopo, 5 anni dopo c'erano distributori in tutto il paese e tutti avevano... Ci è voluto tempo. E questo è fisiologico delle tecnologie. Quello che possiamo fare è chiaramente velocizzare delle tecnologie che secondo noi non solo hanno senso dal punto di vista economico, ma sono anche buone per la nostra specie, e rallentare o cercare di mettere da parte quelle tecnologie che invece sono distruttive. Questo possiamo farlo. Quindi c'è un po' di margine però il trend non lo decidiamo noi, lo decide il mercato. Ed è il mercato che decide come e quando certe tecnologie vengono adottate. Questa è la realtà dei fatti. Non ci sono cospirazioni, semplicemente è così. L'unica cosa che fa veramente la differenza è quando un governo ha la visione che una tecnologia serve, e anche se non ha un utilizzo economico immediato, che è un vantaggio di 10x rispetto a tecnologie precedenti, dice: siccome questo è un investimento utile per il futuro del paese e della nazione e della gente del nostro paese e del mondo, noi facciamo un investimento a perdita adesso perché dà un ritorno molto più grande in futuro,
perché creerà più crescita economica, perché staremo meglio con la nostra salute e via dicendo. Questa è una grande visione. I governi che riescono a fare questo ragionamento sono quelli veramente visionari.